Ciao ragazzi e benvenuti alla sesta lezione. Allora, oggi vedremo come convertire un valore in un altro formato utilizzando Power Query e vedremo anche come cambiare il valore di una colonna. Andiamo subito in Power Query, qui ho già importato una tabella da SQL Server. Allora, per cambiare la formattazione dei campi non scriviamo codice, utilizziamo tutti i bottoncini che ci dà di default Power Query, quindi è estremamente semplice. Vediamo ad esempio il campo data che è formato in data più time. Il time a noi non interessa, vogliamo avere il campo formattato in sola data, quindi ecco qua abbiamo il bottoncino, vedete c'è una tabellina, un orologio, significa dal disegno che è in data time. Qui abbiamo ABC e testo, quindi se noi qui clicchiamo in questa iconcina qua ci esce una serie di cose che ci fa scegliere come vogliamo convertire il campo. Premiamo su data, che è il nostro volere, si crea un passaggio, modifica tipo e si genera il codice M qui, e il campo si formata in data. Mettiamo anche questo campo, che è testo, vedete ABC corrisponde a testo, e io lo voglio trasformare in numero intero, quindi mi spariranno gli 00 perché lo 00 in testata sul numero non è possibile farlo, quindi numero intero. Ecco che ho formattato il mio campo in numero e qui è comparso 1, 2, 3 e qui una tabella tradizionale. Quindi o utilizziamo i bottoncini che stanno in testata, che sono utili anche al riconoscimento del campo, oppure dalla scheda Home qui c'è lo stesso bottoncino che ci fa fare la conversione. Lo stesso bottoncino l'hanno messo anche nella scheda Transforma, non ho capito il perché, ma c'è anche qua. Adesso mettiamo caso che vogliamo cambiare il valore del campo controller F99 lo voglio trasformare in Pippo. Allora selezioniamo il campo, sempre dalla scheda Home, sostituisci i valori, anche qua un oggettino e niente script. Quindi vedete, valore da trovare F99 e quello che inserirò qui sostituisci con, se scrivo Pippo, comparirà Pippo al posto del valore F99. C'è anche opzioni avanzate. Questa cosa qua magari vi può interessare, io non la utilizzo, però ve la mostro. Sostituisci usando caratteri speciali, ad esempio al posto del valore da voi ricercato potete dire che inserisca il carattere speciale che identifica il rientro a capo, oppure l'avanzamento di riga o lo spazio nell'unificatore. Eventualmente se vi servono sapete che sono qui e non serve scrivere codice per farlo perché lo fa in automatico e scrive il linguaggio M in automatico. Allora adesso lo togliamo e scriviamo Pippo. Ecco che premendo OK vedrò che si aggiunge un altro passaggio e vedrò Pippo. Se io adesso torno indietro di un passaggio, ecco che non vedo più il passaggio di modifica, quindi io posso muovermi nel cruscotto di navigazione ed eventualmente aggiungere criteri. Devo fare un'altra formattazione perché me lo sono dimenticato? Perfetto, anche questo campo qui lo voglio cambiare in data, seleziono il formato data, mi dice di inserire un passaggio, gli dico inserisci, lui in questo caso mi sta mantenendo un passaggio e mi converte in formato data. Mettiamo caso che il cambio di formattazione lo faccio all'ultimo livello, dato che c'è questo livello di mezzo, non andrò più a inserirlo qua, me ne farò uno nuovo, convertiamo anche questo in data, e mi ha inserito un nuovo passaggio. Quindi attenzione a come fate le cose e quando le fate, perché altrimenti rischiate di farvi tanti passaggi quando sarebbe più semplice tenerli aggregati. Leggetevi anche il linguaggio M, ecco che qui ad esempio mi converte questo campo qua in type date. Mettiamo caso che io ne ho tanti e li devo riportare su, quindi vedete qui come il linguaggio. Apriamo anche qui così ci vediamo meglio. Mi mette le graffe, poi fa virgola, graffe e altri campi. Quindi se ne avessimo tanti fatti qui, prendiamo lo script con le parentesi graffe, usiamo lo shift per spostarci, copiamo, andiamo qua, facciamo non essere preso il passaggio, ok, facciamo una virgola qui, spazio, incolliamo, tolgo una parentesi che ne ho preso uno di troppo, faccio invio, ecco che io ho riportato il passaggio anche qua. Diciamo che se ne ho uno potevo semplicemente andare qua, selezionare la codifica qua e faccio veloce. Se ne ho tanti lo faccio manualmente e poi sostituisco il passaggio che avevo fatto. Così mi troverò il campo modificato. Bene, dato che abbiamo tempo,
direi che facciamo un altro tipo di esercizio. Qui, in questo passaggio qui, ho detto, ok, sostituisco il valore, però tante volte non vogliamo mettere un valore che decidiamo noi, deve essere un valore magari condizionale che quando trovo F99 mi scrive quello che c'è nel campo type. Quindi ad esempio se usiamo un access dovremmo fare if campo uguale a x, allora fammi Pippo, altrimenti campo. Oppure in SQL case when, eccetera, tutti gli script difficili da programmare, eccetera. Qui è facilissimo, perché allora eliminiamo il passaggio, sostituisci valore, e andiamo su aggiungi colonna, scheda aggiungi colonna. Qui troviamo colonna condizionale. La premiamo e ecco qua che visualmente, anche qua ad oggetti, possiamo fare quello che vogliamo. Qui mi fa creare una nuova colonna, dopo vi spiego il trucchetto per non fare la nuova colonna. Quindi colonna custom va benissimo. Allora, se la colonna controller è uguale, o quello che volete qua, a F99, o mi scrivi quello che vuoi, oppure mi riporti il valore di un altro campo. Seleziona una colonna. Ecco qua. Io voglio, abbiamo detto, il risultato di type. Se volete potete aggiungere altre regole e andare avanti quanto volete con gli if, non mi sembra ci sia limite, almeno io non li ho trovati. Premiamo ok, ecco che mi ha creato la colonna con il risultato. Vediamo cosa è scritto nel linguaggio M, ecco il trucchetto perché dovete leggere il linguaggio M. Mi dice each if controller uguale f99, allora type, altrimenti null. Qui se ad esempio gli diciamo ok, riportami ancora controller, ecco che il null non è più null ma mi riporta i successivi valori. Se andiamo in modifica, lo vediamo qua che era un passaggino che avevo trascurato apposta per farvi vedere un pochettino anche il codice, quindi risultato questo, altrimenti questo qua. Vediamo che usa la parolina each. Allora, se noi non vogliamo fare una nuova colonna, come facciamo a fare? Eliminiamo il passaggio. Lo voglio fare qua, senza fare una colonna nuova per dopo rimuovere questa e fare tanti passaggi. Allora, semplicemente faccio clic su Home, sostituisci i valori, F99, lo voglio chiamare per ora Pippo. Ok, mi crea il campo. Andiamo sempre col codice per essere furbi. Perfetto, io ne voglio chiamarlo Pippo. Ci scrivo un bel each, cancello la parola Pippo e anche le virgolette. Abbiamo visto che usa le quadre per delimitare i campi, quindi type, chiudo. Ecco che non ho fatto due passaggi, quindi la colonna aggiuntiva con un leaf e poi eliminato la colonna controller, ma ne ho fatto uno solo perché ho scritto each type manualmente. Vedete che qui la rotellina è sparita perché non esiste questo comando in modo nativo in Power Query. Quindi con Power Query ci sono tantissimi comandi già pronti, però se imparate a leggere un po' il codice, che avete visto è piuttosto semplice, basta allungare un po' l'occhio e osservarlo, riuscite a fare anche degli escamotage che magari vi fanno risparmiare tempo e performate un po' di più il processo che andate a creare. Bene, direi che per la lezione di oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video ricordatevi di fare un like, iscrivetevi al mio canale così riceverete gli update delle successive lezioni e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti!